La morte di Benedetto XVI il 31 dicembre 2022 ci richiede di tentare un bilancio provvisorio della straordinaria vita di questo mite intellettuale tedesco. In effetti, dobbiamo accettare che esistono due Joseph Ratzinger, quello che ci racconta la storia più plausibile e quello costruito da miti vari e a volte contrastanti. Questo è forse inevitabile, visto che Joseph Ratzinger ha attraversato la storia recente della Chiesa da protagonista assoluto e quindi attirando attenzioni che sono connesse con l'importanza delle responsabilità a cui è stato chiamato. Vorrei dire con chiarezza che non parlo di mito in senso spregiativo. Il mito non è per forza falso, è una versione diversa del vero, è il modo in cui certe culture o certi movimenti di pensiero leggono la realtà. Lo scrittore Marcello Veneziani, in Alla luce del mito, dice: il mito è visione della realtà nelle sue connessioni profonde e trascendenti. È la realtà elevata a racconto, disegno e profezia. Il mito non mente, ma narra la vita su un altro piano, da un punto di vista superiore. Per dirla nello stesso linguaggio mitologico, è la vita e il mondo. Certo, se accettiamo questa definizione del mito come Veneziani ce la presenta, dobbiamo anche distinguere tra mito e invenzione pura. Se qualcuno volesse far credere che Ratzinger era brasiliano, qui non siamo nel campo del mito, ma della pura invenzione. Anche per la mitologia dobbiamo ben vedere dove essa viene costruita, chi c'è dietro quella particolare lettura mitopoietica. Perché esistono miti su Ratzinger costruiti nell'ambito del cattolicesimo progressista o della cultura progressista, a volte sono gli stessi, ma esistono anche miti costruiti nel cattolicesimo conservatore. Recentemente abbiamo tutta la questione sollevata dalle tesi di Alessandro Minutella e Andrea Cionci, per cui Benedetto non si sarebbe in realtà dimesso validamente dal papato e sarebbe volontariamente andato in sede impedita, rimanendo quindi papa. Da parte progressista i miti su Joseph Ratzinger sono vari, come quello di essere stato un Panzerkardinal, un uomo inflessibile e senza pietà. Da quale realtà nasce questo mito? Nasce dal fatto che Joseph Ratzinger ha cercato di difendere la dottrina cattolica dagli attacchi provenienti dal cattolicesimo progressista, che lo ha poi attaccato. Ha ammonito per i loro errori teologi ben promossi e presenti sui media, come Hans Kung, Leonardo Boff, Jacques Dupuy, Gustavo Gutierrez, Charles Curran ed altri. Non ha fatto altro che il suo dovere rispondendo alle sue responsabilità. Certo, questo ha dato fastidio ai progressisti che non sono mai soddisfatti di novità, pur se queste portano il cattolicesimo sull'orlo del fallimento. Era fermo su certi principi come doveva essere. In realtà, per chi lo ha incontrato, come è capitato alcune volte a me, può parlare non del Panzer Cardinal, ma dell'uomo gentile e mite, l'uomo che in mezzo alla folla che era lì solo per lui sapeva far sentire importanti tutte le persone che poteva incontrare e ad ognuna dedicava un po' di tempo senza scappare via. Poi c'è il mito sul fatto che Ratzinger non abbia fatto abbastanza per gli abusi sessuali. Questo non è vero. Egli cercò di affrontare il problema con grande decisione, ma certamente questo male è così radicato nella Chiesa che non poteva egli risolverlo da solo. Anche molti lo hanno accusato di essere stato molto duro verso gli omosessuali, malgrado lui fosse effeminato nei modi. Questa accusa si trova per esempio nel bestseller di Frédéric Martel, che ha fatto molto scalpore. Questo non è vero a vari livelli. La verità è che nella Chiesa l'omosessualità è certamente diffusa ed anche in questo caso una cultura gay permea non pochi ambienti ecclesiastici. Joseph Ratzinger ha condannato l'omosessualità come cultura e come pratica, seguendo l'insegnamento della Chiesa, ma si è sempre mostrato rispettoso verso le persone omosessuali. Inoltre, gli accusatori hanno frainteso i suoi modi gentili e miti come effeminati. Vi posso dire che ho conosciuto ecclesiastici effeminati e ho potuto incontrare anche lui. Non era affatto effeminato, era soltanto molto gentile, che è tutta un'altra cosa.
Da parte di un certo tradizionalismo cattolico, non tutto come vedremo, si è pensato a Ratzinger come a una specie di Nembo Kid che avrebbe salvato la Chiesa da tutti i mali. Si comprende come ci sia il desiderio di trovare punti di riferimento in un tempo così complesso. Ma la salvezza della Chiesa non può essere Benedetto XVI o qualunque altro Papa. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum e terra. Il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Questo non dovrebbe essere mai dimenticato. Inoltre egli non era certo esente da mancanze, come lui stesso riconosceva, quando per esempio dichiarava di essere stato più un professore che un leader, e questo certamente influenzò i suoi comportamenti quando fu chiamato alle più alte responsabilità. Se dobbiamo molto a Ratzinger teologo, anche qui non possiamo considerarlo completamente esente da ogni pecca. Gli si farebbe un grave torto. In un suo recente libro tutto dedicato a Benedetto XVI, il filosofo cattolico Enrico Maria Radaelli denuncia, cito, il professor Monsignor Joseph Ratzinger, il quale, salendo, come sappiamo, i più importanti gradini del Magistero fino al più alto, è da tutti riverito oggi come il più formidabile paladino della fede, pur non essendolo purtroppo affatto. E non è stato il solo, se pensiamo che un altro grande della teologia cattolica come Monsignor Antonio Livi, professore alla Lateranense ed autore di libri di grande importanza, diceva nella sua prefazione al libro di Radaelli che l'egemonia, prima di fatto e poi di diritto, della teologia progressista nelle strutture di magistero e di governo della Chiesa cattolica si deve anche e forse soprattutto agli insegnamenti di Joseph Ratzinger, professore, che mai sono stati negati e nemmeno superati da Joseph Ratzinger, vescovo, cardinale e papa. Un giudizio severo, diranno alcuni, ma vista l'autorevolezza di chi l'ha formulato, bisogna almeno prestarci un poco di attenzione. Non dimentichiamo che la sua stessa rinuncia, come ho detto in precedenza, fu criticata da molti autorevoli commentatori, anche per la modalità con cui si è poi presentata. Io credo che non bisogna fare di Benedetto XVI una favola, ma vederne i meriti che a mio avviso sono importanti. Egli ha riportato al centro la questione dell'ermeneutica del Vaticano II, ha contestato l'idea progressista della liturgia irreformabile del post-concilio, ha messo in guardia dalle derive del pensiero moderno a cui la Chiesa ha prestato sempre più l'orecchio. Detto questo, anche lui ha dovuto barcamenarsi in un tempo della storia della Chiesa fra i più drammatici. Ha fatto quello che poteva, in alcuni casi ha fatto molto, in altri probabilmente non ha fatto abbastanza. È stato protagonista in un periodo storico da una parte esaltante, ma dall'altra devastante. Quando chiese al Signore di non farlo fuggire davanti ai lupi, certamente sapeva bene di cosa parlava. Ora che è davanti a Dio, vede tutto e tutti nella luce più autentica. Non possiamo che invocare per lui, come per noi, che la misericordia di Dio sia grande come la sua giustizia e che il poco bene che facciamo vada a lavare le zone oscure della nostra esistenza.